Complicato e complesso. Usiamo queste due parole quasi fossero la stessa cosa, vero? Eppure nascondono due modi completamente diversi di guardare il mondo. E capire questa differenza non è solo una questione di precisione linguistica, è una vera e propria chiave per affrontare meglio i problemi di ogni giorno. Pensateci un attimo, quante volte abbiamo sentito una frase del genere? È un problema complicato e complesso. Spesso chi lo dice li usa come sinonimi, magari per rafforzare il concetto. Ma stiamo davvero dicendo la stessa cosa? Ecco, molto spesso questa confusione ci impedisce di vedere la vera natura di un problema. È arrivato il momento di fare un po' di chiarezza. Vedremo infatti che ogni situazione che ci troviamo ad affrontare può rientrare in una di queste tre categorie: semplice, complicata o appunto complessa. Riuscire a capire in quale categoria ci troviamo è il primo fondamentale passo per trovare poi la soluzione giusta. Allora, questo è il percorso che faremo insieme. Partiremo da un piccolo viaggio alle radici di queste parole, per poi andare a fondo nel significato di complicato e di complesso, guardandoli separatamente. Poi li metteremo a confronto e alla fine vedremo come questa distinzione ci può aiutare, concretamente, a muoverci meglio nel mondo. Per capire davvero la differenza, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, fino all'origine stessa delle parole. L'etimologia, vedete, non è un esercizio da puristi della lingua, è la chiave per sbloccare il significato più profondo dei concetti che usiamo ogni giorno. Tutto nasce da un'unica antichissima radice indoeuropea, plec, che vuol dire piegare, avvolgere. Da qui il latino ha preso due strade diverse. Da un lato ha creato il verbo plicare, che significa piegare. Dall'altro il verbo plectere, che significa intrecciare. È proprio qui, in questo bivio, che si nasconde il segreto di tutto. E guardate qui, l'immagine è chiarissima. Dalla stessa radice nascono due idee potentissime. Il complicato è qualcosa che ha delle pieghe, che possiamo letteralmente dispiegare. Il complesso, invece, è un intreccio, una trama, qualcosa che non si può sciogliere così facilmente. La piega e l'intreccio. Teniamo a mente queste due metafore perché ci guideranno. Bene, andiamo con ordine e analizziamo il primo termine. Cosa intendiamo veramente quando diciamo che qualcosa è complicato? Beh, la risposta, come spesso accade, è nascosta nella parola stessa, tra le sue pieghe. Complicato viene da cum plicare, che vuol dire proprio piegato insieme. Immaginiamo qualcosa che all'origine era semplice, cioè senza pieghe, sin plex, e quindi facile da vedere e da capire. Le pieghe hanno nascosto questa semplicità, l'hanno resa difficile da leggere. E quindi qual è la soluzione a qualcosa che è piegato insieme? Beh, è quasi ovvio, dispiegarlo. E da qui viene la nostra parola spiegazione, explicare, togliere le pieghe. Un problema complicato quindi si può smontare, si può analizzare pezzo per riportarlo a quella semplicità che era solo nascosta, non perduta. E ora cambiamo completamente prospettiva. Se il complicato era una mappa piena di pieghe che possiamo aprire, il complesso è un tessuto. È un universo totalmente diverso che richiede un approccio nuovo, radicale. Complesso, infatti, deriva da cum plectere, tessere insieme, intrecciare. Complexus è proprio ciò che è intrecciato. E a differenza di un foglio piegato, un tessuto non lo puoi spiegare. I fili che lo compongono sono inseparabili e insieme creano una realtà completamente nuova. Questo è il punto cruciale ed è fondamentale capirlo. Un sistema complesso non è la semplice somma delle sue parti. Se proviamo a scomporlo, lo distruggiamo. Pensateci, se disfio un maglione, cosa ti rimane in mano? Un ammasso di fili. Hai perso l'essenza stessa del maglione, la sua trama, che esiste solo quando tutto insieme. Ok, adesso mettiamoli uno di fronte all'altro, questi due mondi. Da una parte un meccanismo, come un orologio, dall'altra un organismo, come una rete di neuroni. Entrambi possono sembrare difficili, è vero, ma la loro natura è profondamente diversa e quindi anche il nostro modo di affrontarli deve essere diverso. Di fronte al complicato l'approccio è quello analitico. Smontiamo, studiamo i singoli pezzi e poi rimontiamo. Con il complesso questo è impossibile. Serve un approccio sistemico. Dobbiamo guardare il sistema nel suo insieme, interagire con esso, studiare le relazioni tra le parti, non le parti da sole. Questa frase riassume tutto perfettamente. Ciò che è complicato, una volta che l'hai spiegato, può tornare semplice, ma ciò che è complesso non può essere ridotto ai suoi elementi, perché così facendo si perde qualcosa di fondamentale, di irrecuperabile.
Il tessuto, pur essendo fatto solo di fili, ha delle proprietà che i singoli fili, da soli, non hanno. Ripiloghiamo un attimo i punti chiave con questa tabella. Etimologia. Da una parte abbiamo il cum plicum, la piega, dall'altra il cum plexum, l'intreccio. L'approccio analitico contro sistemico. La soluzione? Spiegare le parti contro comprendere l'insieme. E l'esempio che racchiude tutto: un orologio è complicato, un essere umano è complesso. Ok, ma nella pratica, come si fa a distinguere un problema complicato da uno complesso? Questo modello ci può aiutare. Dobbiamo guardare alle variabili e alle loro relazioni. La domanda da farsi è: sono relazioni lineari, prevedibili, dove a una causa corrisponde un effetto chiaro, come in una catena di montaggio? Oppure sono non lineari, dove piccole cause possono avere effetti enormi e imprevedibili, come succede in borsa? Ecco, è questa seconda tipologia che ci porta dritti nel regno del complesso. C'è una definizione del filosofo Edgar Morin che trovo meravigliosa. La complessità, dice, è un tessuto, complexus, ciò che è tessuto insieme. È il tessuto di eventi, di azioni, di interazioni e di casualità che costituisce il nostro mondo. Non è un caos, attenzione, ma una trama fittissima, in cui tutto è connesso. E questo ci porta a un'idea finale che è tanto potente quanto forse un po' spiazzante. La complessità non è una proprietà dell'oggetto in sé, è qualcosa che emerge dall'interazione tra noi che osserviamo e il sistema che stiamo osservando. In un certo senso, la complessità è nei nostri occhi, nel modo in cui scegliamo di leggere il mondo. Bene, e con questa consapevolezza, come possiamo agire in modo più efficace? Dalla teoria passiamo alla pratica. Vediamo qualche principio guida per imparare a navigare la complessità. Prima di tutto, essere consapevoli del nostro punto di vista, da dove stiamo guardando il problema. Poi pensare in modo glocale, cioè collegare sempre il dettaglio locale al quadro generale, perché in un sistema complesso tutto è connesso. E, forse la cosa più difficile, dobbiamo resistere alla tentazione di semplificare a tutti i costi. Bisogna prima abbracciare la complessità, cercare di capirla e solo dopo cercare soluzioni. Questo modo di pensare richiede umiltà. Le nostre conclusioni, in un mondo complesso, non sono mai definitive. Ecco perché è meglio avere una strategia flessibile, che si adatta, piuttosto che un programma rigido che si spezza al primo imprevisto. E come ci si adatta? Comunicando, dando e ricevendo feedback continuo. Non è un optional, è la nostra bussola. E infine, tutto questo si basa su dei principi. Coerenza e sincerità sono fondamentali. E poi, accettare che l'errore non è un fallimento, ma è parte del processo di apprendimento. L'obiettivo non è essere infallibili, ma agire in buona fede e trasformare ogni passo falso in nuova conoscenza. Perché è solo navigando, e a volte sbagliando rotta, che si impara davvero a leggere la mappa di un mondo complesso. In conclusione, distinguere tra complicato e complesso è molto più di un esercizio di stile. È un vero e proprio cambio di mentalità. Ci insegna ad agire con più consapevolezza, ad accettare l'incertezza e a capire che la vera saggezza non è avere tutte le risposte, ma avere il coraggio di fare sempre le domande giuste. Osservare, domandare, interagire, imparare. Questo è il nostro percorso.